Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo cestino. Può essere utilizzato come porta ovetti di Pasqua, altrimenti anche come bomboniera, cioè all'interno si possono mettere dei confetti. È semplicissimo. Andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 2,5 mm. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. Ora all'interno dell'anello magico vado a fare 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole, chiudo tutte e 2 le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringo l'anello magico, nel giro 2 vado a fare un giro di aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto precedentemente lavorato. Quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Nel punto che segue vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto, 2, 2 maglie basse nel terzo punto, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse in ogni punto fino alla fine del giro, dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Nel giro 3 vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro. Nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, vado a ripetere una maglia bassa e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Proseguo con il giro 4 facendo 2 maglie basse e un aumento, quindi una maglia bassa nel primo punto, segno l'inizio del giro, una maglia bassa nel secondo punto, nel terzo punto faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse, 1, 2 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. E ora vado a fare 3 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. E ora vado a fare 4 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Proseguiamo con 5 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2,
ripeto, 5 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Ora vado a fare 6 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 6 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Ultimo giro di aumenti, vado a fare 7 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 7 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Vado a concludere questo giro con una maglia bassissima nel primo punto lavorato, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Ora da qui entro qui nel primo punto passando da dietro e ora nel secondo punto passando davanti. Prendo il filo, lo faccio passare, ho 2 asole, faccio una maglia bassa, entro nel secondo e esco dal terzo e faccio una maglia bassa. Cerco di farvelo vedere meglio. Entro, passo davanti ed esco. Quindi entro nel terzo, esco dal quarto, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una maglia bassa, entro dal quarto, esco dal quinto, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una maglia bassa. Proseguo così, facendo tutte maglie basse fino alla fine del giro. Come potete vedere si sta creando una lavorazione verticale. Terminato tutto il giro, vado a concludere con una maglia bassissima nel primo punto lavorato. Quindi entro e faccio una maglia bassissima. Da qui vado a ripartire facendo una catenella, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, e ora vado a lavorare nel punto per intero. Quindi entro e faccio una maglia bassa, entro nel punto per intero, faccio una maglia bassa, nel punto per intero faccio una maglia bassa, ripetendo questo procedimento per 10 giri. Terminati i 10 giri, come potete vedere, qui ho una base ben definita e delle pareti proprio circolari, vedete? È praticamente un cestino perfetto. Da qui concludo con una maglia bassissima qui nel primo punto lavorato. Ora giro completamente il lavoro e vado a lavorare in costa. Ora vado a fare 6 maglie altissime, vi faccio vedere, getto 2 volte, vado a saltare da qui 1, 2 punti, entro nel terzo, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2 e conto 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ora vado a saltare i prossimi due punti, quindi 1, 2, entro qui nel terzo e faccio una maglia bassissima, quindi 1, 2, entro nel terzo. Proseguo, getto due volte, 1, 2 e vado a fare una maglia altissima saltando i primi due punti, quindi 1, 2, entro qui nel terzo e conto 6 maglie altissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nuovo salto due punti, 1, 2, entro nel terzo e faccio una maglia bassissima. Cerco di farvelo vedere meglio, salto due punti, 1, 2, entro nel terzo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo salto due punti, 1, 2, entro nel terzo, quindi getto due volte, entro nel terzo e vado a fare 6 maglie altissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto due punti, 1, 2, entro nel terzo e faccio una maglia bassissima. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Terminati tutti i fiorellini, diciamo, tutti gli archetti, vado a concludere con una maglia bassissima qui nell'ultimo punto lavorato. Una catenella di sicurezza e taglio. E questo è il risultato. Ora vado a fare il manico, quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a saltare il primo punto, entro nel secondo, prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto e faccio la prima di 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3,
4. Da qui faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Proseguo così facendo 39 righe. Terminate tutte le righe, faccio una catenella di sicurezza, lascio il filo lungo perché dovrò andare a cucire e taglio. Ora semplicemente mi vado a ricollegare nella parte opposta del cestino e vado a cucire. Quindi vado a cucire i punti in costa che sono stati lasciati liberi. Adesso da qui vado a chiudere il manichetto perché vedete se io lo lasciassi così cadrebbe, invece io vado a chiuderlo così come a fare un cordoncino, quindi vado a cucire le estremità, entro da destra e passo a sinistra, tiro il filo e proseguo. Vado a fare tutto il cordoncino fino alla fine. E questo è il risultato finale. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!